This is the new story about Top Driver. This is the new tournament. And this is NASCAR Madness. This is Top Driver. NASCAR Madness. NASCAR Madness is coming. Top Driver, NASCAR Madness. Amici dei motori di tutto il mondo del diecast, benvenuti alla finale di NASCAR Madness, una gara da brividi oggi sull'asfalto di Pico Serpente che vede sfilare i campioni più tenaci, più forti e più determinati. Ma prima di andare avanti, lasciate che vi presenti il mio compagno di viaggio, l'estenuante Max Power. Salve a tutti del mondo del motorsport, quest'oggi un evento imperdibile, 4 piloti in gara, 4 bolidi supersonici si sfideranno per passare alla finale di Downhill Master Deluxe, ma solo uno di loro sarà il vincitore della categoria NASCAR che si porterà a casa questo scintillante prototipo generosamente messo in palio da Carburanti Cobra. Vedete questa splendida produzione sponsorizzata da Jerry's Oil che vogliamo ringraziare anticipatamente per il suo contributo. Che freccia, amici! Un'autovettura capezzoluta con la sua turbina a vista. Dopo riferimenti a luci rosse di Max vogliamo presentare i concorrenti e a farlo sarà un gradito ritorno, la mitica e insuperabile Lady di Ferro, Terry Cristallo. Grazie per la vostra calda accoglienza. Oggi in pista con noi l'agguerrita Vivienne Joly sulla sua jackpot per il team Queen Motor. Abbiamo una Dodge Challenger STR Demon, sarà un osso duro. Seguiamo con 2 modelli vintage, crossover e jumper. I consanguini pistone corrono per l'officina di casa Ultravalvole, rispettivamente con una Camaro Z28 gialla per Arturo Pistone e una Chevy Stalker blu per Erminio Pistone. Chiude la batteria dei 4 Darker di Jamie Four, che come ricorda sempre Max non è Timmy Four ma suo fratello. Questa Chevy Impala corre per il team Rocket e non risparmierà nemmeno una goccia di benzina per cercare la vittoria a tutti i costi. Prima di passare alla gara vera e propria vogliamo ricordarvi di mettere un like al video, iscrivetevi, attivate la campanella per le notifiche e seguiteci sui nostri social. Se volete partecipare a Top Driver potete anche inviarci una mail all'indirizzo topdriver365@gmail.com. Ma ora gong, sguardo veloce alla pista e metodo di punteggio e poi dritti in griglia di partenza. Ci sono 4 motori che non vedono l'ora di ruggire, ma solo uno di loro avrà la gloria e l'onore di diventare il campione di NASCAR Madness. Per la prima batteria davanti a sinistra jumper, dietro di lui crossover, parenti serpenti nella corsia esterna. A destra invece Jackbot con la sua velocissima auto e Darker che non si farà certo intimorire. Tutto è pronto per questa finale. Si parte in 3, 2, 1, via! Jumper ingrana la quarta e passa subito in vantaggio. Jackbot esce bene la chicane, ruba la seconda posizione. Darker si rigira mentre davanti sono attaccati. Sono vicinissimi ma non sbagliano la via, non arrivano spediti. Jumper, Jackbot, crossover. Ultimo Darker con qualche difficoltà ma riesce a finire la gara. 5 punti per Erminio Pistone, 3 punti per Vivienne Joly. 2 punti invece per Arturo Pistone, ultimo con un punto Timmy Four sulla sua Chevy Impala. Sono davvero tutti veloci, 6 secondi 760 al giro veloce. È ancora troppo presto per scommettere sul vincitore, ma sicuramente da casa state parteggiando per uno di loro. Fateci sapere a chi va il vostro voto. Per gara 2 i piloti si sono affrettati in griglia di partenza. Abbiamo davanti a sinistra crossover e a destra jumper. Dietro di loro con ordine Darker e Jackbot. Non c'è più tempo. Azione, motore, promozione. Crossover parte bene ma sbaglia il punto di Approfitta risalto. Jumper con lo spettina in sorpasso. Darker si infila in terza posizione pazzesca con la scopa sta il jumper e crossover poi in sorpasso. Tappolamento catena sul traguardo. Chi è arrivato per primo? Dai, replay! Jumper di nuovo primo mentre il crossover viene catapultato in avanti e arriva secondo. Testo Darker che non voleva mollare un centimetro ed ultima Jackbot frastornata da una gara confusa. Siamo già a metà gara. Fiato sospeso, vediamo i parziali. Jumper si pavoneggia con i suoi 10 punti e rimane in cima alla classifica. Crossover è staccato e colleziona 5 punti al momento. A cascata dietro di lui abbiamo Jackbot con 4 punti e Darker a 3 punti. Tutti vicini nel gruppo di coda, ma la competizione sembra apertissima. Gara 3 al via. Cosa ci riserva questa batteria? Davanti a sinistra c'è Darker e al suo fianco il rabbioso crossover. Dietro abbiamo Jackbot e alla sua destra Jumper che forte dei suoi 10 punti non si preoccupa per gara 3. Preparate l'aspirina perché questa gara vi farà scoppiare la testa. Motore, frizione e lancio. Primo e secondo partono alla grande ma Jackbot rimane attaccato e guadagna la seconda posizione. Crossover la insidia, tentativo fallito. Che fuggeria imprendibile Max! Taglia il traguardo
impazzita! Sembra che non aspettassero altro che una reazione di Timmy Ford, che non si è fatto pregare, ha giocato il jolly 6,543, un tempo spaziale! Seconda posizione per Vivian Jolie con Jackpot, che ha guardato gli specchietti e non vedendo pericolo è arrivata in tranquillità. Non avrebbe potuto sperare di meglio in questa gara. Mentre terzo e quarto arrivano Crossover e Jumper, Erminio e Arturo Pistone sembrano coalizzati per arrivare entrambi alla finale di Downhill Master Deluxe. Vediamo se gli altri andrà bene così. Prima dell'ultimo giro c'è fermento, Jumper sempre in testa con 11 punti, ma Darker è dietro l'angolo con 8 punti, staccati di una sola lunghezza. Ora Jackpot e Crossover devono cercare di fare del loro meglio. Final round, nessun errore è concesso, sangue freddo e nervi saldi. È giunta l'ora di celebrare il campione. Motori indiavolati, pronti al via. -3, -2, -1, partenza! Jackpot e Darker mano nella mano. Sbaglia la curva, Timmy Ford rimane indietro. Vivian Jolie sembra una furia. Frenata di controllo prima della mano a soluzione, libera spinge a tutto gas. Fulminante record, sono sicuro. 6, 3, 9, 8 bollenti per Vivian Jolie, che spacca il muro del suono e batte il record di Downhill Master di Andrea Pascal sull'Audi. Dopo il record di punti non si accontenta e si prende anche il record per il tempo più veloce. Brividi folgoranti. Pazzesco, follia pura! Una gara strepitosa per la francese che si guadagna un posto per il torneo più prestigioso con 12 punti, ma non basta per essere incoronata campionessa. Viene beffata per soli 2 punti da Erminio Pistone su Jumper, che si laurea campione di NASCAR Madness. Prima vittoria in una competizione ufficiale per l'officina Ultravalvole, che dopo aver sfiorato la gloria con Franco Rame su Copperhead si porta a casa la vittoria, ricchi premi e cotillon per loro. La festa è qui a Picco Serpente, sulla terrazza della Vipera. Erminio Pistone sul gradino più alto del podio. Standing ovation per lui. Grazie a tutti voi amici di Top Driver, questo evento è stato possibile anche grazie al vostro sostegno, ma non ci fermeremo qui. Se siete curiosi di sapere quale sarà il prossimo mega evento, non rimarrete delusi, stiamo preparando per voi Rally Revolution. Continuate a seguirci, non ve ne pentirete. Stinky e Max Power vi rinnovano l'invito per la prossima settimana. Qui siamo sempre al top. Top Driver!